Pasta alla norma, un trionfo di melanzane in un piatto che è tutta un'opera. Sono Flavia Diamante e oggi vi porto a Catania ed insieme facciamo la pasta alla norma. Per la norma io ho selezionato delle melanzane striate a pera praticamente. Sono morbide e dolcissime, non serve assolutamente spurgarle con il sale, queste veramente sono una dolcezza. In parte le facciamo a dadini, a cubetti anzi, belli grandi, un po' come quelli che si fanno per la caponata, tanto per intendersi, ed il resto della melanzana la facciamo a fette di mezzo centimetro all'incirca di spessore. Le nostre melanzane sono pronte per un bel bagnetto caldo. Olio di arachidi, mi raccomando, 170-180 gradi come temperatura massima, più o meno 3-5 minuti e sono dorate. Non risulteranno marroni, praticamente troppo scure all'esterno, né tantomeno crude all'interno. Se noi avessimo una temperatura più bassa ci vorrebbe più tempo per le nostre melanzane, poi rimarrebbero rinsecchite. Sono buone per carità, però qui non vanno. D'altro canto, se la temperatura è troppo alta, si imbruniscono troppo velocemente e all'interno rimangono un po' crudine. Ovviamente se non le usate tutte, le melanzane possono essere conservate in frigorifero per 2-3 giorni oppure le potete semplicemente congelare, rimangono perfette per mesi. Prima di continuare con il sugo, non dimenticare di cliccare mi piace e di iscriverti a piatto se non l'hai già fatto. In un video precedente Nicole vi ha fatto vedere come fare una favolosa passata di piccadilly e datterini che era perfetta per questa norma. Oggi la salsa me la sono preparata in anticipo. C'è della passata di datterini, anch'essi dolcissimi, più qualche San Marzano, tutto qui. Sono circa 800 grammi di pomodoro qui, che vanno benissimo per una pasta alla norma per 4. Non ci rimane che fare un piccolo soffritto con 2 spicchi d'aglio o qualche fogliolina di basilico e poi facciamo ridurre questo pomodoro per qualche minuto, mentre la pasta ovviamente cuoce. Per quello che riguarda la pasta, a me la norma piace con la pasta corta. Potete anche mettere i vostri ben amati spaghetti qui, ma io preferisco dei torciglioni, dei rigatoni. L'acqua bolle, adesso buttiamo i nostri, che sono rigatoni, e poi iniziamo la preparazione del sugo. Protezione. Bisogna essere responsabili in cucina, sempre usare la protezione quando si fanno delle cose che possono avere delle conseguenze. Abbondantissimo giro d'olio, come sempre ci va l'olio. Per qualunque soffritto ci va l'olio, non glielo dobbiamo mandare a dire. Copriamo per bene la padella con dell'olio, questo è per 4, quindi abbiamo messo dentro l'aglio schiacciato e si sta imbiondendo per bene. Questo è un trucchettino che con l'induzione non si potrà mai fare. Mettiamo il basilico fresco, freschissimo, che rilascia i sapori, gli aromi. Mamma mia, quanto sei incazzato. Dai, su, poco, dai. Così va bene? Perfetto. Adesso ti faccio fare conoscenza con il pomodorino, caro basilico. Siete pronti? Facciamo qualche altro splash? Questa salsa la facciamo ridurre di poco, non serve ridurla molto, vogliamo comunque mantenere la freschezza del nostro pomodoro, dei nostri pomodori intatta e saliamo soltanto alla fine quando è bello arrivato con la nostra cottura. Per quello che riguarda il nome di questo piatto, la teoria più
popolare, è quella che fa risalire il nome Norma all'opera di Vincenzo Bellini, il compositore catanese dell'omonima opera La Norma. Adesso, come poi avvenga questa connessione è piuttosto bizzarro. È bello denso questo sughetto, è giunto il momento di mettere un po' di sale e finirlo. La pasta è pronta per questo sughettino. 1 e 2 dovrebbe bastare. Ora incorporiamo le nostre melanzane, quelle a cubetti, ne lasciamo soltanto alcune da parte per la decorazione. Il resto delle melanzane, quelle a fette, andranno nel piatto alla fine. Siete pronti per l'abbraccio? È sempre commovente quando la pasta entra nel sugo. Facciamo entrare la melanzana dentro il rigatone, mi raccomando, il sughetto deve entrare dentro. Vi ricordate quelle melanzane che abbiamo fatto a fette? Adesso le mettiamo qui su questo piatto, alla base. Sopra queste melanzane aggiungeremo la nostra Norma. È un trionfo di melanzane questo piatto. Ho già l'acquolina in bocca. Questo è un piatto che adoro, lo mangio spesso, però ogni volta che lo faccio, devo essere onesta, faccio fatica a impiattare senza avere l'acquolina in bocca. Ed infine mettiamo la ricotta salata. La nostra fogliolina decorativa di basilico. Trionfo della melanzana, veramente un'opera. Pasta alla Norma. Il trionfo della melanzana in un piatto. Proviamola. Non da quello che ci dobbiamo fare foto. Una bella melanzanina. Proviamo quest'opera. La melanzana è dolcissima, la ricotta salata è salata ovviamente, ma sa di ricotta, questa era veramente una ricotta molto buona. È una ricetta meravigliosa. Dai, su, falla anche tu e facci sapere nei commenti come ti viene la tua pasta alla Norma.